Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del leone, oppure ascendente leone, anche se hai Luna e Venere in leone, soprattutto per gli oroscopi legati all'amore, è importante che tu osservi ciò che può accadere. Quindi sono video che arrivano in questo momento esatto, in cui hai bisogno di ascoltare quello che uscirà adesso dai tarocchi, a mezzo dei tarocchi tramite gli spiriti, sull'amore, ok? Allora, andiamo a vedere, mettiamoci prima gli oracoli. Chiedo agli spiriti mio amante mistico, sempre sotto i conti. Leone, amore, cosa hanno da dirti prima di tutto gli oracoli? Mettiamo uno di questi, poi mettiamo uno di questi, energie, prossime ore, prossimi giorni, amore, leone. Allora, vediamo. Quarzo rosa, vita amorosa, appunto, cioè presto sperimenterai una rinnovazione della tua relazione amorosa o un nuovo amore romantico. E già, cioè, quanti oracoli sono di questi? Cioè, tanti oracoli. Uno solo parla della vita amorosa, quindi mettono proprio l'attenzione sul fatto che se hai del quarzo rosa come pietra, tienila vicino a te, anche quando dormi, vicino al comodino, va bene? Se stai facendo le pratiche di yoga sciamanico con me o qualsiasi pratica tu stia facendo per il lavoro su di te, volevo dire, se fai pratiche di yoga sciamanico, addormentati affidandoti al tuo amante mistico, come il rituale della sera, no? Che io ho messo nella pratica dei 21 giorni, che potete trovare qua sotto all'info box, perché arriveranno sogni rivelatori, no? Allora, ok, vediamo cos'altro ci dicono. La porta è aperta per questa rinnovazione dell'amore per te. Dice, l'intenzione pura può aprire le porte nell'universo e fare possibile ciò che sembra impossibile. Credi profondamente nella bontà e osserva come succede la magia. Cioè, sta per arrivare una cosa magica per te nell'amore, quasi che non ci credi. L'intenzione pura, cioè chiediti veramente il tuo cuore cosa desidera. Se non lo sai, affidati al tuo amante mistico, perché qualcosa di magico è in arrivo per te in amore. Vediamo un po'. Qua parliamo di un amore respinto, probabilmente hai respinto qualcuno o c'è un amore respinto da cui sta nascendo però qualcosa di incredibile, non lo so se con la stessa persona. Mi sta dicendo che stiamo vivendo un amore respinto, o sei stata tu o sei stato tu a respingere qualcuno o a farti da parte da qualcuno o qualcuno ha respinto te. Io credo che sia tu, perché qua c'è una donna che respinge un uomo, no? Anche se sei uomo, attribuisco la figura femminile qua a te, giusto per orientarci, essere più chiari possibili. Però può darsi che anche tu abbia subito un rifiuto, no? Un respingere. Però qua dice una rinnovazione della tua relazione amorosa o un nuovo amore romantico, perché la porta è aperta, sta per accadere una magia. E a questo punto non ci resta che vedere, andiamo a operare con i tarocchi facendoci una simil celtica. Vediamo un po'. C'è un arricchimento che faccio io per la celtica. Allora, vediamo un po'. Spiriti, cosa ci dite in amore, prossime ore, prossimi giorni per te? Leone. Allora, energia attuale per te nell'amore. Energia positiva, cosa arriva per te in amore? Energia positiva. Energia negativa o blocco che viene evidenziato. Mettiamoci queste carte qua. Energia passata, energia futura, energia passata,
energia futura. Poi, qual è il consiglio sciamanico? Come ti vede l'altra persona o come ti vedono gli altri? Come ti percepisci tu interiormente? Risultato potenziale nei prossimi giorni. Potenziale, perché dico sempre potenziale? Perché la responsabilità è tua, cioè è tua come anima, no? La volontà, quello è il senso. Allora, i tarocchi leggono un potenziale a cui noi ci identifichiamo e ci andiamo incontro. Ok. Energia attuale in amore. La giustizia, wow. La giustizia al centro stesa mi dice che sono state chiarite tante cose, o hai questa energia di giustizia, cioè vuoi giustizia, laddove hai percepito cose ingiuste, tu adesso esigi ciò che ti meriti in amore. Puoi aver detto delle parole taglienti a qualcuno, puoi aver tagliato dei pattern energetici. La giustizia mi dice che al centro stesa sei guidata o guidata dalla giustizia divina, cioè laddove hai percepito mancanza di rispetto viene messa giustizia, laddove hai percepito mancanza di rispetto della tua sensibilità, della tua persona, viene messa giustizia. E tu stessa o tu stesso incarni questa energia. Wow. Vediamo energia positiva per te in amore, cosa arriva? Wow, il mago, che te lo dico a fare. Qua arriva una persona che ha tutti gli strumenti per realizzare qualcosa con te, al tuo positivo sta, cioè vuol dire una persona che ti incanta, può essere un mago, uno sciamano, una, una persona valiente, mi viene in spagnolo, una persona che vale, una persona che è in grado di plasmare la realtà a favore della relazione. Quindi una persona che ti incanterà sta al tuo positivo. Qual è il blocco? 4 di spade è il blocco. 4 di spade al blocco, come se abbiamo avuto notti insonni, no? O abbiamo avuto momenti magari agitati, o stiamo proprio in pausa dalla vita, dalla relazione amorosa. O può essere una pausa tra te e qualcuno. Vediamo che è successo nel passato. Asso di spade, regina di spade. Qua hai fatto chiarezza con qualcuno, o sei stata chiara, o hai tagliato proprio spade, spade, spade. E nella giustizia, i Rider Waite ci sono le spade, no? Con la bilancia. Spada, bilancia, sì. Allora, guarda, qua mi sta dicendo che hai tagliato qualcosa nel recente passato. Puoi aver fatto, hai avuto necessità di avere le idee chiare e parlare con qualcuno o più di una persona. Io ti vedo parlare con qualcuno in modo autorevole, anche tagliente, o comunque sia a dire una certa tua verità per non essere più, non avere confusione tra te e qualcuno, cioè così stanno le cose, così è. Può essere che qualcuno ti abbia percepito un po' più fredda con la regina di spade o freddo, però il punto qual è? Che tu stai incarnando una tua verità e quindi va bene. Ok. Eh, Vediamo cosa succede qua, prossimi giorni. Ah, Re di Coppe. La luna. Mi è chiara la cosa. Allora, c'è una persona qua, una persona di spessore, una persona molto empatica, una persona che ha attraversato gli inferni e adesso li domina, cioè per dire, un re di coppe è una persona molto affidabile a livello emotivo, una persona che ti capisce, una persona che comprende, una persona che è vicina al tuo cuore. Poi abbiamo la luna che mi parla di paure ataviche, possono essere le tue, paure antiche, paure di mostrarti vulnerabile all'altra persona, perché magari lo hai fatto in passato e sei stata o sei stato ferita o ferito nella tua vulnerabilità, e però qua c'è questa persona. Vediamo qual è il consiglio. Il consiglio è parlare chiaro, cavaliere di spade.
difendere la tua verità, esci allo scoperto, di le cose, non ti fare remore. Fallo come hai fatto in passato, mi verrebbe da dire. Non ti chiudere, cioè di la verità. Se lo devi dire in modo aggressivo o pensi di essere aggressivo o pensi di essere aggressivo, tu non ti preoccupare. Incarna la tua verità come ci racconta la giustizia, no? Il consiglio è proprio quello: dirada la confusione con la verità. Di la verità. Esci, dilla la verità. Ora, vediamo come ti percepisce l'altra persona o l'esterno. L'altra persona ti percepisce, lo sente forte che tu hai sperimentato un grande dolore o tradimento nella tua vita. Ti percepisce come una persona che ha il cuore sofferente. Cioè questa persona comprende perfettamente il tuo cuore sofferente, una persona che ha sofferto anche se tu non lo dai a vedere. È una persona che l'esterno ti percepisce come una persona che ha subito un torto, un tradimento, un dolore forte, una persona che l'altra persona ti percepisce a te come colei o colui che sta incassando una certa verità che ha fatto male per poter progredire. Quindi se tu lo dici, siccome qua abbiamo una persona di spessore emotivamente che ti comprende, io te lo dico già, e tu hai paura che non ti comprenda, non è così. Non è così. Quindi di la tua verità come ti viene, come ti esce, come ti viene meglio, insomma. Vediamo tu come ti percepisci. 9 di denari, tu ti percepisci come una persona autonoma, come una persona libera, come una persona che è autosufficiente, che non ha bisogno di nessuno. E va bene così, e il 9 di denari come tu ti percepisci una persona stabile, una persona autorevole, una persona che ha tutto ciò che necessita, però l'esterno non ti percepisce così in questi giorni, l'altra persona non ti percepisce così. Allora, affinché questo 9 di denari si palesi anche all'esterno, è necessario che tu dica la tua verità col cavaliere di spade, che tu non abbia paura di dire quello che ti ha ferito, anche quello che ti ferisce, capito? Anche il fatto di dire che vuoi la tua autonomia in un rapporto, questo 9 di denari, realizzarti a livello anche economico, realizzarti a livello fisico, realizzarti, cioè di questa tua verità, va bene? Esprimi ciò che c'è dentro, non aver paura alla luna. Vediamo qual è il risultato potenziale possibile. La papessa è il risultato potenziale possibile. Una volta fatto, stai a guardare cosa accade, ma soprattutto, siccome questa lettura mi sta raccontando del fatto che c'è questa necessità di dire la propria verità interiore, cioè come tu ti percepisci dentro. Se tu ti percepisci una persona autonoma che vuole realizzare se stessa e magari ha paura del rapporto proprio per questo motivo, come ci stanno proprio dicendo qua le carte, no? Allora tu di la tua, perché magari ti sei data in passato, hai sofferto, adesso di la tua verità e poi segui la tua intuizione. La papessa mi dice di seguire le tue intuizioni in merito a ciò che dirai, va bene? Perché qua c'è un silenzio al blocco, il 4 di spade, che è dovuto proprio a questo. Ma qua io ti ripeto, vuoi giustizia, e la giustizia la si ottiene dicendo ciò che veramente tu senti dentro, come ti percepisci. Gli altri ti percepiscono come una persona che soffre o che sta soffrendo. E allora qua arriva una persona capace invece di comprenderti perfettamente a livello emotivo, di comprenderti a livello emotivo, di comprendere le tue paure profonde. È in grado è un mago. Vediamo cosa ci raccontano le specifiche per allargare il messaggio. Allora, energia attuale, la giustizia. Leone, energia attuale, la giustizia. 4 di spade, siamo in pausa con qualcuno qui, o siamo in pausa, me lo confermano. O del silenzio, c'è silenzio. Vediamo il mago, il positivo. Il mago. Allora, quando le carte si ripetono e sono arcani maggiori, vuol dire
Sveglia! Mi dicono che ha il tuo positivo, quindi è buona per te, ottima questa cosa. Una persona con grande spessore c'è qua. Un nuovo inizio è uno, è uno. Vediamo il cavaliere di coppe, scusami, il re di coppe. 5 di coppe. Questa è una persona che ha sofferto, avete potuto soffrire insieme anche qui. È anche una persona che è pronta a pentirsi per qualcosa, c'è un pentimento, c'è un senso di colpa. O arriva e tu sei concentrata sul rancore, sulle remore, no? Vediamo questa luna. Il 3 di spade, hai paura di essere tradita o tradito. Questo cavaliere di spade, cos'è che devi dire come consiglio sciamanico? Devi dire che tu vuoi la tua autonomia, la tua indipendenza, ma anche che vuoi prenderti cura di ciò che ti nutre a te primariamente, prima degli altri, no? Sii chiara, il consiglio è sii chiara, regina di denari, puoi essere madre o puoi essere madre di un progetto, cioè difendi questa struttura, ti dicono, sii chiara in questo, di cosa vuoi, no? E in tutto e per tutto senza paura, senza paura. Vediamo come ti percepisce ancora l'altra persona, 3 di spade. Cavaliere di coppe, l'altra persona è predisposta ad aprirsi a te, cavaliere di coppe, però ti percepisce come se stai male. E qual è il senso? Allo stesso tempo è una persona che percepisce che stai male per un amore mancato o per un movimento d'amore che non si è avuto o da parte di questa persona o nella tua vita, però c'è la possibilità qui, eccola. E quindi tu con la papessa, energia finale, 10 di denari, qua c'è un grandissimo potenziale, due altre, regina di bastoni e la temperanza. Io ti dico una cosa, questa relazione ha un grandissimo potenziale, bisogna avere un po' di pazienza perché la stabilità che vuoi tu è possibile al 100%. Però devi definire, non devi aver paura di definire cosa vuoi anche rispetto all'altro e un po' di pazienza, stare a vedere che succede, perché il 10 denari è possibile per te. Il 10 denari è anche riconoscimento economico, lavorativo, e la tua stabilità è proprio quella che vuoi, no? Prenderti cura di ciò che ti nutre per realizzare la tua stabilità, per come ti senti tu dentro, e poi avere questa pacificazione interna che ti permette la realizzazione di un grande amore, mi dicono qua. E quindi c'è questa persona che arriva proprio verso di te, c'è una persona che soffre con te qua, soffre con te. Però la porta è aperta qua, magari l'hai potuta respingere o ti ha potuta respingere, il senso di colpa, abbandono, il non detto. Questo non detto ha a che fare con la necessità che tu segua la tua intuizione e non ti faccia rovellare dalla mente quando ti dirà la tua mente non dire quella cosa, no, no, dilla, dilla. E poi stai a vedere cosa accade, perché con la pazienza vedrai che succede quello che ti ho detto. Vediamo cosa ti dice questa persona con i miei potenti oracoli, lui lei, che puoi trovare sotto l'info box in descrizione. Cosa ti dice questa persona? Questa te l'ho detto che è vicinissima a te. Allora, quando ci siamo separati, sentivo un vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto. Ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie. Tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Allora qua abbiamo una persona che sta male senza di te, ha cercato di fare le cose che faceva prima, da quando vi siete conosciuti, durante una separazione, magari distrarsi, ma non c'è assolutamente riuscita perché voleva tenere a bada o controllare questo fenomeno naturale che si chiama amore. Ok.
E quindi è una persona che anche lei, questa persona, sta sentendo le sue paure profonde. Vi state specchiando la stessa necessità. Eh sì. Vediamo cos'altro ti dice questa persona. Ti sto aspettando. E qua torniamo all'oracolo di prima. Molti di voi avete rifiutato voi una persona. Ti sto aspettando, dice, come se aspettasse un tuo cenno questa persona. E troverai una porta spalancata, la porta è aperta, mi dicono. Devi dire questa verità qui, ok? Vediamo cos'altro. Sono uscite due. Ti amo. Chiaro, netto. Perdonami, ti prego, perdonami. Vedi? E te l'ho detto anche io qua. È una stesa molto bella, molto commovente. Alcuni di voi mi potreste dire, può essere una nuova persona, magari no, il passato non c'è il passato. Sì, certo che può essere una nuova persona. E il senso qual è? Non devi aver paura di dire quello che non hai detto in passato. Cioè, affermare qual è questa emozione che senti dentro, di voler essere libera dalle dipendenze emotive. Tu ti senti libera dentro, cioè tu ti percepisci libera dalle dipendenze emotive, dalla voglia di essere piena o pieno prima di condividerti, però gli altri ti percepiscono così, quindi è importante fare questo switch, questo step, ok? Vediamo cosa ti dicono queste. Allora, le campane nuziali stanno suonando. Qua c'è un grande potenziale per realizzare una relazione stabilissima e abbiamo i denari, i 10 denari, no? Al tempo stesso alcuni di voi stanno ancora lavorando su un divorzio, va bene? Quindi, ma allo stesso tempo è in arrivo per te qualcosa di più grosso. Ok. Cos'altro? Oh, 2000 carte, no? Connessione inaspettata, gli opposti si attraggono, quasi inaspettatamente tu ti senti attratta o attratto da questa persona. Mi dice che siete opposti, ma gli opposti si attraggono perché è complementarietà, no? Il tempo separati è un tempo di separazione, mi conferma quando ci siamo separati, lo conferma anche il mio oracolo. E quindi è come se ti sei separata o separato dall'amore e quell'amore ha lavorato dentro di te. Questo è. Vediamo cos'altro dicono questi. Relazione Salvatore-salvato. Allora, questo è un pattern energetico. Chi è che ha salvato chi? Quindi è possibile tu stia sperimentando, abbia sperimentato questa relazione della persona che ti salva o sei tu che salvi la persona. Qua gli altri ti percepiscono come una persona che ha bisogno di sostegno, no? Ti percepiscono con una ferita e quindi è possibile che abbiate riattivato il pattern salvatore salvato, questo schema qui. Ma questo schema viene dall'infanzia. Cioè noi lo riperpetuiamo poi nelle relazioni, perché sono tutte costellazioni familiari quelle che facciamo, cioè nel senso noi abbiamo relazioni non col nostro partner, non con la nostra partner o con i nostri figli o con i nostri amici, noi abbiamo sempre relazioni con nostro padre e nostra madre. Sono archetipi. Ok, cos'altro? Trasloco, cambiamento di città. Domani, dice. Qua c'è, questa è una carta che mi parla di spostamenti. O qualcuno sta, o tu stai cambiando città, puoi fare uno spostamento in un'altra città, o questa persona fa uno spostamento da te, o sta cambiando, o si sta ipotizzando un cambio. Sì? Che cos'altro? Bugie. Quando è che vengono dette le bugie? Quando si è insicuri. Allora
o te, io credo che qua sei tu che devi dire la verità, no? Allora, nella relazione, perché lo vedo da queste due carte, gli altri ti percepiscono più sofferente come colei che ha subito un tradimento, una ferita, una chiusura e sono predisposti ad aprirsi. Tu internamente ti percepisci come una persona salda, no? Ehm, dove sta la verità? Nel mezzo, qua è necessario dire la propria autenticità, la propria verità. Se hai percepito gli altri che ti dicessero, che dicevano bugie, non era l'altro in sé, se hai avuto queste percezioni, erano le percezioni di non mentire a te stessa o a te stesso, ok? Perché era relativo alla relazione salvatore-salvato. Quando è che si vuole più amore, magari si dicono le bugie, anche il bambino le dice, no? Cioè ci viene da là dall'infanzia. Se non fai, se non mangi, la mamma non ti prende quello. Allora tu magari se sei stato con la nonna e magari non hai mangiato, la nonna ti copre e dice no, non ho mangiato. Ah, allora hai fatto il bravo. Cioè, vengono da lì, Salvatore Salvato. Qua ci sta dando, come dicevano anche gli oracoli principali, no? La separazione che tu hai potuto vivere nell'amore, o le separazioni, erano dovute per far elaborare questo tema. Non tradire te stessa o te stesso. Ok, mettiamo queste altre. Perché non tradire te stessa o te stesso? Perché sei potente. Vai per la tua strada, fallo, esprimiti, gli altri ti seguiranno. Vai per la tua strada, gli altri ti seguiranno. Esprimi te stesso. Guarda quante volte lo mettono, perché tu lo sai già, ti percepisci già così, devi seguire solo quello. Valorizza i tuoi talenti e fai sbocciare la tua unicità. Non aver paura di essere la bellezza che ti incarna. E poi relax, fai una pausa, rilassati, prenditi cura di te. Rilassati proprio, non forzare niente, rilassati perché la bellezza di questa lettura arriva senza che tu la forzi. Ok? Ti metto un altro oracolo di questi. Segui l'intuizione, che cosa ti ho detto qua con la papessa? L'intuizione è la voce più chiara dentro di te. Spesso ti comprende meglio delle opinioni del mondo esterno. Quando sei disposto a fidarti di essa, puoi avvicinarti al tuo vero sé. Non consegnare le tue decisioni agli altri. Solo seguendo il tuo cuore potrai vivere la tua autenticità. Guarda quante volte te lo dicono. Tu ti percepisci già così, ma a volte noi ci riduciamo, ci diamo obiettivi minori, non diciamo le cose per paura di non essere più amati o accettati. Allora la relazione qua ti fa uno specchio perfetto, perché nella misura in cui tu ti esprimi, l'altra persona è mago, è re di coppe, ora è regina, insomma, ok? Quindi detto questo, ragazze mie ragazzi, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!